Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. Obbligo di riscatto lunedì 23 gennaio del 2023. Siamo alla vigilia di una partita del Milan. Domani il Milan torna in campo per la sua ultima del girone d'andata. È un Lazio-Milan quanto mai importante perché mentre il Napoli ha vinto, vedremo cosa farà stasera l'Inter contro l'Empoli, ha vinto la Roma e quindi insomma bisogna sicuramente tornare a macinare punti importanti. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. E si torna a macinare una trattativa di mercato dopo settimane di nulla, caro Enrico Boiani. La più classica delle occasioni di mercato, perché fino a 7-10 giorni fa nessuno si sarebbe mai immaginato di una possibile partenza di Nicolò Zaniolo a gennaio. E invece siamo qui a parlarne perché Zaniolo ha rotto con la Roma, Zaniolo vuole andare via, Zaniolo non vuole rinnovare il contratto che scade nel 2024 e quindi c'è la possibilità che parta. Ora mettiamo subito le cose in chiaro. Se parte a titolo definitivo il Milan non c'è. Probabile che il 90%, 95% vada all'estero, vada in Premier e saluti. Diversa è la situazione se, adesso ne parliamo, si apre ad altro, soprattutto lato Roma, ma anche lato giocatore. La domanda che ti faccio, Henry, è sì, no? Te gusta, non te gusta? Nel caso non a titolo definitivo, metto subito le mani avanti. È difficile. Allora, mettiamola così. Se esuliamo da tutto, a me Zaniolo non dispiace come giocatore. Ha delle belle caratteristiche. Ci sono poi delle variabili che vanno inserite dentro. Ad esempio il lato caratteriale, il lato insomma di temperamento del ragazzo, la questione fisica, che vista la nostra squadra non è da ignorare, visto come stiamo andando noi dal punto di vista degli infortuni. Il lato economico, perché non è un'operazione da due spiccioli, ma anzi dovesse essere, diciamo, poi riscattato, comunque confermato, il costo non sarebbe poco. Penso anche all'estate, no? Dovesse esserci una sorta di diritto di riscatto se Zaniolo dovesse far bene e insomma volessi confermarlo, non sarebbe un costo bassissimo. Aggiungiamoci che per me il Milan ha altre priorità, molto banalmente. Cioè, se puoi fare un'operazione per Zaniolo di questo tipo, perché non puoi farla in altri settori? Mi verrebbe da pensare, ecco. Quindi, diciamo che di base non sarei scontento se dovesse arrivare, ok? Però avrei dei piccoli punti di domanda e su cui ridire, ecco, che coinvolgono sia appunto il giocatore sia una squadra che per me ha altri problemi rispetto a un giocatore offensivo di questo tipo che penso che nel Milan possa fare l'esterno destro, immagino, o al limite il tre Penso di sì. quarti, non lo so, e dove però per me, mia personale idea, i problemi del Milan o le lacune del Milan in questo momento sono altrove. Ecco. Quindi vedremo, come sempre dobbiamo aspettare che cosa deciderà la Roma, cosa deciderà il giocatore Ecco. dal punto di vista della trattativa e capiremo. Però dai, un po' di brio in questo finale di Ma stagione. infatti, mettiamo qualche paletto, Henry. Allora, il Milan a titolo definitivo, soprattutto in questo gennaio, non lo fa. Se la Roma apre al prestito con diritto, il Milan si affaccia e guarda e valuta se fare l'operazione. In questo momento la Roma al prestito con diritto, comunque una situazione temporanea di cessione, non apre. Però potrebbe aprire, avendo fatto anche due chiacchiere con l'entourage, a una terza soluzione.
un prestito con diritto, con determinate condizioni che lo farebbero scattare, diventare obbligo nel caso in cui queste condizioni poi venissero raggiunte entro la fine di questo campionato. Più classico dei obbligo di riscatto vincolato alle 10 prime presenze, 10 sì, esatto, presenze, 3 presenze, gol. gol, compagnia cantante. Solo, quasi solo legati ovviamente al raggiungimento di obiettivi personali, non di squadra, perché non avrebbe senso altrimenti. Questa potrebbe essere una formula che al Milan potrebbe interessare, alla Roma in questo momento ancora no, però il giocatore spinge per andare via. Al giocatore piace il Milan, su questo credo che l'abbiamo detto pure a luglio, quando più o meno si era detto già qualcosina. Al giocatore piace tanto il Milan, piace tanto Pioli, piace tanto come gioca il Milan, il progetto legato a tanti giovani in campo, eccetera, eccetera, eccetera. Se il Milan dovesse chiamare, Zaniolo risponde. Però il Milan a Di titolo mezzo a Roma. definitivo non chiama. Esatto, dipende in gran parte in questo momento dalla Roma. È ovvio che avendo sulla testa la spada di Damocle del contratto a scadenza 2024, la Roma può ancora permettersi una mezza sessione di mercato, una sessione di mercato ancora, non di più, Con il di rischio di tenerlo di fermo però un po' aspettare. di mesi. Esattamente, più che altro perché ha rotto con l'ambiente, quindi o trovi Esatto, veramente c'è da una aggiungere una situazione. cosa, avendo diciamo rotto completamente, io non so, dubito che la Roma, No, nel come mentre faccio dire, vedere un po' di storico di Zaniolo. dubito che la Roma faccia lo sforzo o sacrifichi magari qualcosa pur di accontentare il ragazzo, secondo me. Cioè, non siamo neanche nella posizione in cui Zaniolo forza per venire al Milan e la Roma magari chiude un occhio, chiude anche il secondo e rinuncia a qualcosina pur di accontentare Zaniolo. Non mi sembra troppo il caso questo, ecco. Allora, la spieghiamo velocemente. Queste sono le ultime stagioni di Zaniolo. In questa stagione ha fatto un gol in Mm-mm. 14 presenze, 13 più una di Coppa Italia, Sì. più un gol, come lo vedete, in Europa League con 3 assist. L'anno scorso sicuramente era andato meglio in conference, in Europa dove ha fatto 5 gol e 3 assist. In Serie A anche l'anno scorso ha segnato pochino. Io mi ricordo Due un bel gol. gol a Bergamo con l'Atalanta, ne ha fatti Sì. solo 2. L'altro onestamente l'ho perso, non me lo ricordo, però non è un giocatore che in questo momento vede tanto la porta, lo vediamo nella seconda colonnina. A noi forse non so se servirebbe magari qualcuno un po' più abile in questo, anche perché questa invece è l'altra Eh, tabella che lo riguarda. Lo storico infortuni occupa interamente la schermata dalla e non prima possiamo rottura del neanche crociato proprio in farci poi. vedere qui. Quindi. Esatto, dalla prima rottura del crociato a gennaio del 2020, ormai sono passati 3 anni, insomma, magari non è stato fuori tantissimo, lo vedete, una partita, due partite, una partita, due, tre, insomma, non tantissimo, però ogni tanto qualcosina arriva sempre. Eh, Ecco, non si è forse ancora stabilizzato questo ragazzo. io credo che questo matrimonio non sa da fare. Poi, se si dovesse fare, mi auguro che questo ragazzo, come dire, non metta la testa a posto, perché non sono nessuno io per giudicare, diciamo, Nicolò Zaniolo come persona e soprattutto anche chi se ne frega, però mi auguro che, Mm. come dire, che si parli solo e soltanto delle sue, insomma, delle sue partite, delle sue giocate, dei suoi gol, ecco. Ad ora, secondo me, il Milan ha altre priorità, B, non so quanto farebbe bene ad andare su Zaniolo. Poi magari sono quelle cose che invece hanno talmente tanti dubbi che vanno bene, chi lo Ah, sa. certo, assolutamente, magari cambiando ambiente, chi lo sa, questo non lo si può mai sapere nel futuro, però
In questo momento il Milan non è che Zaniolo finisce nel paesino sperduto contro 100 anime, ecco. No, nel caso andrebbe in Premier, cioè, non è proprio l'ultimo dei né in campioni. Premier né a Milano, dico, non è che va a finire, sai quelle serie TV in cui il ragazzo festaiolo viene spedito a lavorare nel paesino con 200 persone, un bar, un ristorante. No, ovviamente Non no. andrebbe così per Zaniolo. Quindi, ricapitolando, 2 sono le condizioni. 1, che la Roma apra a una situazione temporanea di prestito con diritto che al massimo possa diventare obbligo alle condizioni del Milan, e B, il Milan nel caso se no rimane alla finestra nel caso in cui Zaniolo dovesse andare magari via in altro momento, oppure restare a Roma e quindi andare a scadenza 2024. Se no, in questo momento il Milan soldi sul piatto subito per Zaniolo non li mette. Ultima di oggi, Henry, ci prendiamo un minutino soltanto per queste che sono le probabili formazioni. Queste sono di Sky, ma alla fine non sono troppo diverse da tutti gli altri e non sono nemmeno troppo diversi i nomi. Perché sono loro torna Sabatier finalmente dopo quell'esperimento scellerato della Supercoppa con di nuovo Messias Diaz Leao, c'è ancora Tatarusanu, gli altri sono i titolari. Vediamo Krunic, che ha recuperato, è tornato in gruppo negli ultimissimi giorni, è tornato a lavorare con la squadra. È ovvio che è fuori da un mese esatto, un mese pieno si è fatto Rade Krunic, quindi bisogna vedere se questi 2 o 3 giorni in gruppo sono sufficienti per mandarlo in campo dal primo minuto a Roma con la Lazio. Lazio che ha i titolari tranne Immobile che non c'è, e gli altri più o meno sono i titolarissimi. Esattamente. Harry, la formazione è inutile che la stiamo a commentare, è questa, l'importante sono i giocatori stessi che si riprendano, cioè non è questione di cambiare, più o meno questi sono. Perché quelli sono i titolari, ecco. Simo, 2 cose velocissime in rapida successione prima di chiudere. Innanzitutto 2 piccole chicche social. La prima è che ieri, e non so perché ieri, Teo Hernandez ha fatto un post, diciamo post Supercoppa, scusate il gioco di parole, dove diciamo caricava l'ambiente, tornava a caricare un pochino l'ambiente. Singolare il fatto che abbia atteso tutto questo tempo, magari ha proprio staccato completamente nei giorni di riposo ed è tornato ieri a immergersi nel mondo Milan. Insomma, ci sta, era una piccola nota di colore da parte di Teo. Seconda cosa, Leao cambia sponsor, caro il mio direttore, perché passa dalle 3 stanghette, senza fare nomi, dalle 3 stanghette a il baffo. Al baffo più famoso che c'è. Vabbè. Esatto, perché ha tolto il tag atleta di quella marca delle 3 stanghette e ieri ha messo una foto dove ha le scarpette col baffo. E quindi chissà il baffo dove lo porta via Henry. Magari il baffo lo tiene qua e gli paga la multa, che ne sai tu? Magari ha risolto così la questione della multa perché il Milan non gliela paga e ha già rinnovato col Milan. Ma su, ma dai. Un eterno ottimista. Henry, grazie. Ci ritroviamo ovviamente tra pochi minuti con Chiama Milan. Viviamo insieme la conferenza stampa di Mister Pioli. Torneremo a parlare ovviamente con Lance e Talk della partita di lunedì, cioè di martedì, scusate, visto che siamo già alla vigilia di Lazio-Milan. Non c'è, ve lo preannuncio ovviamente, la stanza di bottoni, perché non avendo giocato il Milan nel weekend, la facciamo esattamente il giorno dopo, come al solito, quindi mercoledì stanza di bottoni, mentre alle 19 c'è, come al solito, filo rosso-nero. Henry, grazie. Grazie a te, like, mi raccomando che ci supporta tantissimo, non vi costa niente, commentate qua sotto e condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se non l'avete visto, c'è il video che è uscito ieri sera su, secondo voi, chi è il colpevole di questo brutto momentino del Milan, che speriamo possa chiudersi già da domani sera. Lo trovate poco prima di questo, esattamente il video precedente. Grazie a tutti, alla prossima e ci vediamo direttamente a Chiama Milan. Ciao!